Buongiorno Robert. Buongiorno. Prego. Grazie, buongiorno. Robert è stato per anni un alpinista dell'estremo di grande successo, no? E nella sua vita si è sempre spinto con passione e coraggio in tutto quello che ha fatto. Si è lasciato guidare da questi due valori. E, come dire, questi valori sono quelli che fanno parte del nostro emisfero destro del cervello, no? La cosiddetta intelligenza emotiva. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di condividere questo dialogo, questa chiacchierata con Robert e di farla fare a Luciano Ziarelli, che oltre ad essere il vocal coach, diciamo, di TEDx Trento, è stato anche il mio mentore quasi, che per un paio di mesi mi ha seguito, ha offerto molti caffè a casa sua, eccetera. Lo invitiamo sul palco, Luciano Ziarelli. Ciao, Luciano, nella sua seconda vita professionale ovviamente si è dedicato a questo lavoro, no Luciano? Però questa è un'altra storia. Buon viaggio. Grazie. Grazie. Beh Robert, qui tutti hanno sentito almeno un abstract della tua vita che dire avventurosa è dire niente, certo più unica che rara. E la prima domanda che mi viene in mente è cosa ti ha spinto a fare della tua vita la vita che è diventata, che oggi ci racconterai almeno un po'. Qual è la molla? È semplice, voglia di vivere ed essere curioso. La vita sedentaria non è per me. E io credo che uno deve andare fuori per poter ritornare. Tanti non vanno mai via e non possono mai ritornare. Se noi abbiamo due sassi e li mettiamo bene d'accordo, dobbiamo prima aprirli, guardare bene e poi metterli d'accordo. Altrimenti la vita è grigia per me. Beh, questo deve essere vero. A proposito della tua vita, prima di diventare un esploratore estremo, alpinista estremo, conosciuto in tutto il mondo, ha fatto anche delle cose particolari. Ha attraversato a piedi i deserti in Afghanistan, il Sahara. E allora mi domando adesso, poi sei arrivato alla Groenlandia, ma c'è un fattore comune che unisca questi due mondi dell'infinito, in fin dei conti, un deserto, l'altopiano della Groenlandia che tu hai attraversato? Qual è il fattore comune, se c'è un fattore comune per te? È difficile spiegarlo, bisognerebbe andare lì. Ma fa un po' freddo per noi, però. No, è semplice. Comunque, se noi andiamo su 8000, noi siamo su 10 minuti sulla vetta, abbiamo un raggio di 360 gradi, una vista incredibile, fantastica. Sull'altipiano groenlandese, che è 2 milioni di chilometri quadrati, abbiamo 24 ore su 24 ore questa vista. L'aria limpidissima, cioè vediamo oltre 200 chilometri. E questo vuole dire qualche cosa. Uno che è stato lassù una volta ha una malattia, diventa matto. No, non sono matto, un po'. Diventa un po' matto. Però la libertà lassù è assoluta, non ci tiene niente, è come su una nuvola. E siccome l'occhio non ha più quelle forme come qui le montagne, per esempio, dove sono nato e li amo, non ha più quel punto fisso, l'occhio non si tiene e così abbiamo una distesa enorme. E questo vuol dire subito che nel nostro cervello e sotto la nostra pelle succede qualcosa di libertà, qualcosa di diverso. Non c'è più limite, è qualcosa senza limite. Certo, senza limite, dove però anche il senso del tempo è diverso, ma non solo il senso del tempo. Tu hai parlato di si vede per 24 ore. 24 ore poi magari benissimo no, perché insomma 22 ore di luce o di buio a seconda c'è. Come ci si può abituare a una vita del genere provenendo da dove vieni tu, dall'Alto Adige? Come si può vivere all'oscuro per tante ore o con troppa luce e senza un limite di tempo o un confine visibile? Come si fa? Ma non è per tutti, credo. Come si fa per 30 anni, voglio dire, perché per una settimana ci riusciremo anche noi. Sì, no, ci vuole un po' di tempo, ma siamo lì proprio in quel punto, non bisogna pensare troppo, bisogna farlo.
bisogna proprio farlo. E bisogna andare dentro, non tirare giù le tendine di giorno, cioè 24 ore c'è solo sole. Non bisogna tenere giù o tirare giù le tendine, no, bisogna lasciarle aperte. Il bioritmo nostro si ricarica di nuovo, diventa normale. Noi eravamo così. Adesso facciamo di notte, facciamo le luci così forti e abbiamo il giorno. Di giorno chiudiamo tutto, andiamo dentro da qualche parte, è tutto chiuso. O è notte o è giorno, siamo completamente fuori dalla normalità. E lì invece è la normalità. Ci rendiamo conto dopo una settimana, 2 settimane, qualcheduno non ce la fa, perché pensa troppo, adesso devo vedere, sono le 8 del mattino, mi devo alzare, mezzogiorno devo mangiare. A proposito di mangiare, dalla cucina mediterranea o altoatesina al cibo degli Inuit, che mangiano, che mangiate? Ci si abitua? Siamo in un punto un po' debole di questa situazione, perché bisogna sapere una cosa, che ormai la caccia purtroppo è stata abolita in Groenlandia e in tutto il mondo della foca, e abbiamo dei problemi enormi. Abbiamo vissuto per migliaia di anni solo della foca. La foca per noi erano le patate, la carne, l'insalata, era tutto, e adesso non c'è più. Si mangiava solo la foca, ed era anche bello perché nel nostro ristorante, alla Casa Rossa, abbiamo detto alle 7 di pomeriggio si mangia, alle 7 di sera. E poi tutti i nostri ragazzi alle 7 non erano pronti, naturalmente, il cuoco non era pronto, e poi uno guarda, io vado dentro e dico: guarda ragazzi, sono le 7, dovete andare fuori a portare il nostro menù. E loro mi guardano e dicono: è veramente strano, ogni giorno in punto alle 7 hanno fame. È una cosa strana. Cioè, vuol dire che noi siamo un po' inscatolati, cioè non abbiamo più quella libertà. Quando si ha fame si mangia, quello sarebbe giusto. Quello sarebbe giusto, ma mangiare sempre foca? No, noi facciamo... Ecco, raccontaci un po' della Casa Rossa. Dovete sapere che Robert ha avviato in questi ultimi anni una piccola attività imprenditoriale. Ha costruito un piccolo albergo, dà ospitalità a quanti dall'Europa e dal mondo vogliono provare l'ebbrezza della Groenlandia, di una vita più o meno breve, una settimana, 10 giorni o quello che deve essere. Com'è nata questa iniziativa? Come funziona? Chi ospitate in questa Casa Rossa? Giusto, io ho detto sempre ai ragazzi: guardate, voi dovete mettere su una casa, così gli amici vengono dall'Italia, dalla Germania, da tutto il mondo, e avete delle amicizie, portano un po' di soldi, avete del lavoro e così via. Hanno detto sempre: no, non ce la facciamo, non abbiamo niente, fai tu. Io ho detto: no, io non voglio fare. Le mura non mi piacciono, io sono un uccello, devo volare, devo andare fuori, devo essere attivo. Però poi ho fatto così. E adesso abbiamo un piccolo alberghetto e stiamo insieme. Il punto d'incontro tra questa società e l'altra società, che è assolutamente in tante cose il contrario. E il bello è che tutti hanno ragione. Se noi ci mettiamo su una tavola rotonda e parliamo di qualche cosa, del lavoro, degli impegni, allora io dico la mia, sono il capo. Tutti acconsentono, e poi si alza l'altro e dice il contrario, e tutti dicono: ha ragione. Allora dico: ma come? Quello lì ha ragione o io? E poi si alza il terzo e quello lì dice un'altra cosa, ma astronomica. E poi dicono: vanno via, non c'è consenso. No, dicono: ma tutti hanno ragione. Ma questa è la società. Noi abbiamo la stima, ognuno fa la sua. Lui ha ragione per sé. Tu hai ragione. Robert, devo comunicarti purtroppo che anche in Italia le cose stanno così. Sembra che abbiano tutti ragione. Tu ora è un po' che sei fuori, ma le cose più o meno stanno così. Dai, ci torniamo agli Inuit perché è troppo interessante il racconto che ci può fare Robert. Però dovete sapere che quest'uomo qui, unico al mondo, ha fatto un'impresa che nessuno ha mai fatto prima e che nessuno probabilmente farà ancora. Ha attraversato l'intero altopiano della Groenlandia assieme ad altri 2 pazzi scatenati come lui. Ci vuoi dire qualcosa di questa impresa? Come è nata? Cosa ti ha spinto a tentare una cosa in cui francamente la probabilità di sopravvivere, voglio dire, era almeno pari a quella di...
Non era sempre facile, no. Ho attraversato un paio di volte la Groenlandia, nella via classica che è 550 km circa, e poi ho pensato una cosa che si dovrebbe fare, qualche cosa di speciale, andare oltre quel limite. Allora ho pensato di attraversare la Groenlandia del Nord per 1400 km e tutti hanno detto non è possibile, assolutamente non possibile, tu non puoi tirare tanto peso, tu come te, insomma non sono molto, e ho trovato 2 amici e allora siamo partiti senza radio, senza collegamento col telefonico, non c'era il GPS, abbiamo usato il vecchio sestante come tanti anni fa, con l'orizzonte tecnico, e abbiamo cercato di attraversare questa distesa bianca. Abbiamo avuto dei problemi, naturalmente, ma è sempre così. Se uno vuole fare qualche cosa di speciale, è per entrare in qualche cosa nel futuro, per modo di dire. E siamo proprio in quel punto lì. Possiamo sempre andare un piccolo passo più in avanti, ma non è quello. Un'invenzione è qualche cosa di più, è veramente diverso. Se noi siamo abituati, se andiamo in una camera scura, per esempio, andiamo dentro e guardiamo in giro e teniamo con un piede, teniamo la porta aperta. E tutti credono che sono fuori, mamma mia, quello lì va nel futuro. Cos'è il futuro? Nessuno lo sa. È un'invenzione, è qualche cosa qui dentro, è qualche cosa qui dentro. Se uno va veramente dentro, chiude la porta e poi si inventa quello che è possibile fare, lo fa. E deve ritirarsi in se stesso. Allora riesce a fare qualche cosa. Il massimo, quello lì sarebbe il futuro. Ma chi va dentro? Ma chi va dentro? E questa spedizione era così. Ah, bene. Senti, a proposito di questa spedizione, molti esploratori dell'estremo hanno raccontato che nei momenti più tosti dell'avventura alcuni di questi hanno avvertito una presenza estranea, virtuale, al loro fianco e la maggior parte di loro ne ha trovato, come dire, conforto, si sono sentiti incoraggiati nei momenti della disperazione. A te o a voi in questi 1400 chilometri di nulla è accaduto qualcosa del genere oppure no? Giusto, avevo delle presenze, era una cosa difficile per me. Cioè io andavo avanti per oltre 1000 chilometri e i miei amici dietro sulla mia scia e ogni tanto avevo delle presenze, ho capito che qualcuno sciava vicino a me, ho sentito gli sci che andavano avanti e sapevo che ero solo, ero assolutamente solo, i miei amici molto indietro. E poi da un tratto ho avuto quelle paure, una fobia incredibile, una fobia, non solo una paura, e in quel momento mi sono accorciato così dall'altra parte perché pensavo che uno mi tirasse una mazza proprio qui dentro. Io credo che questo sia un fenomeno spesso in queste situazioni così gravi, così difficili. Io avevo paura di non poter uscire, di non poter uscire vivo, non per la mia vita ma per i miei amici. Era un senso di colpa per me. E avevo anche altre presenze, una cosa straordinaria, anche bellissima, potrebbe essere anche positivo come hai detto tu oggi. Per me era negativo. Senti, io ho letto i tuoi libri meravigliosi, nell'ultimo, sul finale di questo tuo ultimo libro, scrivi che gli Inuit dicono l'anima non muore, passa. Ecco Robert, quando sarà fra 100 anni? Tu dove vorresti che passasse la tua di anima? Dove o a chi e perché? Povero quello che prende la mia anima. Poverino. No. L'Inuit, Ivi, come li chiamiamo noi, gli uomini di questa terra incredibile, vivono nell'oggi, non vivono nel domani. Loro non conoscono la parola futuro, per esempio, e loro pensano che l'uomo ha tante anime, piccole anime, le gambe sono anime, le dita sono anime, la faccia è l'anima, e poi hanno un'anima grande che sarebbe il loro carattere, questa sarebbe la loro vita.
E dicono anche quello lì non ha un'ombra, non vedi che quello lì non ha un'ombra? E dico, ma come non ha un'ombra? Io vedo un'ombra. No, non è una vera ombra quella lì. E allora dico, ma perché? Ah, perché quello lì non ha un'anima. E questa anima, quando uno muore, e si muore molto facile, allora passa nel prossimo nato. E quello lì acquista tutte le buone, ma anche male, le facoltà di quel morto, di quell'anima. Cioè quell'anima lì è passeggera. Caro Robert, io, ma penso tutti, staremo qui ad ascoltarti per mezza giornata, però il format di TED prevede che 18 minuti siano al massimo, per cui è stato un onore averti con noi e un piacere infinito. Ti ringrazio. Grazie.